Ciao, sono Michele Mucci, lui è famoso GP Mucci, lei è Alessandra e lui non ha ancora il nome, ma per ora è Mister Chiappettino. Nerone, lo chiameremo Nerone. No, No. assolutamente no. Allora, questo è il primo video di YouTube del 2025. Noi non siamo proprio degli YouTuber perché penso che pubblichiamo un video ogni 2 anni di media. Diciamo che diciamo qualcosa quando abbiamo qualcosa da dire e volevamo fare un video veloce come per i progetti futuri del 2025. L'Alessandra ha un paio di domande da farci e rispondiamo a ruota libera senza particolari tagli o editing del video, una roba un po' così cazzara. Esatto. Va bene, vai pure Alessandra. Ok, allora, come prima domanda, su cosa stai lavorando adesso? In questo momento non sto facendo niente, stiamo facendo un video, però adesso in officina sto lavorando, la prossima settimana sono pronti tutte e due, sul paramotore per l'MT 450, che mi piace tantissimo, di CF Moto. Secondo me è una moto che ha dei bei numeri, ha più o meno i dati tecnici della vecchia Dominator, che era una moto da avventura favolosa perché non pesa tanto, costa poco per i contenuti che ha. Per me è una moto molto interessante e abbiamo deciso di fare un paracoppo molto figo, non economico quanto la moto. Vedremo come saranno problemi tuoi venderli, però verrà figo. E la prossima settimana si incominceranno a vedere delle foto. E poi dopo sto lavorando, anche questo sarà pronto la settimana prossima, i prototipi per la Cove 450, la Rally. Per la Cove 450 Rally abbiamo fatto questa collaborazione con 4K, ciao ragazzi, per cui la prossima settimana scendono con una loro motocicletta e io sto facendo il prototipo, spero di averci preso con le misure e vedremo come va. Comunque quello sarà il prossimo prodotto che sarà pronto. Ok, quindi questi due per ora. Sì, ma proprio per ora, nel senso la settimana prossima. Perfetto. E dopo di questi che progetti hai? Allora, la cosa su cui sto già lavorando, anche questi siamo di corsa perché devo finirli prima che inizi il campionato italiano motorelli, e ho da fare, e anche c'è lo Scrum Africa in Africa appunto, quindi ci sono 3 motociclette per cui devo finire il paramotore, 4, ok, mi viene male, e uno vabbè è l'Himalayan, la vecchia Himalayan, è la Scrum 411 che abbiamo qua, lì farò un paracoppa molto semplice, però dopo invece stiamo lavorando su un progetto bizzarro, una cosa assurda, una Suzuki 650 mostruosamente preparata per l'italiano Motorelli, lì faremo un bel paramotore. Diciamo che questo è più un progetto di passione che non so cosa andrà effettivamente in produzione da vendere al pubblico. Niente, è un progetto Sì, completamente sì. inutile. Questo è cazzeggio. Questo qui, quando mi ha descritto la cosa, ho detto, ma è una cosa inutile, non serve a un emerito cazzo questa cosa, e mi piace, lo facciamo, no? E ho detto, quanto vuoi? Niente, no? Sì, la GP Mucci è nata così, come progetto di passione e ogni tanto tiriamo in casa progetti che non hanno nessun senso da un punto di vista economico, però per tenerla come gioco, sì. Questo è gioco. No? Sì, nel tempo che faccio questo paramotore potevamo fare, non so, 20.000 euro di paramotore per i commerciali. Comunque vabbè, ok, ogni tanto Lobby. la vita deve essere divertente. Comunque questa è una cosa assurda e la faremo. Poi, allora, un altro progetto un po' più interessante, potrebbe avere anche sviluppi produttivi. Ivan Boano mi ha chiesto di allora per la Transalp, devo gesticolare perché da bravo italiano, ok, la Transalp che già facciamo nel paramotore della Transalp, è bello, e gli abbiamo fatto il rinforzo per il telaio, insomma è un prodotto molto serio, uno dei prodotti più impegnativi da produrre per noi. Allora Ivan Boano mi ha chiesto di fare un paracoppa più racing, quindi cosa faremo? Mi ha mandato giù uno scarico completo di SC Moto che monteremo sulla nostra Transalp. I collettori di scarico della Transalp originale vengono molto in avanti, no? Fanno questo giro, non so perché,
e quindi anche il nostro paramotore deve seguire gli scarichi. Invece quelle di SC Moto sono molto più aderenti al motore, per cui riusciremo a fare un paramotore pur sempre tenendo il telaio di rinforzo più stretto e più arretrato. Sarà una cosa molto più figa e il telaio sarà più robusto, perché il pilota che la deve usare è un pilota che ci dà tanto gas, la maltratterà tantissimo, per cui è una moto, sarà una Transalp da proteggere quella, per cui faremo questo e quello probabilmente avrà sbocchi commerciali nel mondo Transalp più racing, più sportivo. E poi c'era qualcos'altro che non mi ricordo più. Delle cove hai già parlato di tutte e due? Ah no, no, poi dopo devo fare anche, ah sì, devo fare abbiamo qua una bellissima Cove 800, devo dire che mi piace, quando l'avevo vista in fiera all'EICMA non mi era piaciuta per niente, invece è una gran bella moto, molto leggera, e quello è un progetto invece proprio di produzione che metteremo in produzione anche quello e stiamo cercando di fare un prodotto molto figo. Io penso che quello a marzo sarà pronto. Noi, Ok. allora, storicamente scanniamo di tipo 6 mesi le Ma qui non tempistiche. possiamo perché c'è il mondo delle corse che parte e dobbiamo essere pronti. E una moto molto richiesta è l'Africa Twin. Ok, allora questi sono progetti, sono immediati, cioè vogliamo sfornarli, alcuni sono legati all'inizio del campionato Motorelli italiano, per cui quelli che ho detto devono uscire assolutamente prima. Mentre invece l'Africa Twin è uno dei nostri progetti mancati, cioè nel senso io sono sempre stato un africano, nel senso che ho avuto 9 Africa Twin in passato, tantissime preparate, una l'ho ancora, Nerone è la mia moto preferita, è una delle Africa Twin più preparate che esistono, è del 90. Il 1100 e il 1000 mi piacciono tantissimo, tra l'altro col 1000 noi avevamo fatto quella assieme a Africa Queens che ha vinto l'ultimo rally di Spagna. E, è una gran bella moto. Quest'anno, prima dell'estate, intendiamo uscire con un paracoppa fatto come si deve per la regina, l'Africa Twin. Sì, lo facciamo, Ok, quest'anno lo facciamo, è una vergogna. promesso, eh. Promesso, promesso. L'Alessandra è quella che vede tutti i messaggi, che vedete i sondaggi sui social, è lei. Se vi rispondo entro un minuto sono io. Esatto, se ci sono, fino a qualche tempo fa che rispondevamo dopo 2 giorni perché c'eravamo Eravamo noi. io, sì. Esatto, e quindi lei vede che effettivamente L'Africa l'Africa Twin, Twin è la più richiesta di quelle che non stiamo facendo Sì. niente, esatto. e quindi prima o poi ci tocca. Sì, poi Sì. smettete di mandarci messaggi d'amore, soprattutto a me, perché in realtà li legge lei. Ecco. Leggo tutto. Ed è amica, è molto molto legata anche a mia moglie, per cui... Quindi, occhio. Allora, dei prodotti attuali rimangono tutti validi o ci sono degli aggiornamenti? Ah, hai ragione. Allora, diciamo che dei prodotti attuali 3 dobbiamo verificare per se è necessario aggiornarli, nel senso che è uscita la nuova Teneré, che ha dei fianchetti un po' diversi. Io non so, sotto penso che sia uguale, cioè dove si attacca il nostro Thor, però ha i fianchetti un po' diversi e dobbiamo vedere se sarà necessario ristilizzare i fianchi per una questione, penso, più di design che a livello di tenuta o robe così o agganci. Quindi quello dobbiamo verificarlo, dobbiamo verificare la Transalp che ha avuto questo aggiornamento. La Ma Transalp il 99% non cambia niente. anche secondo me. Però nella Transalp gli ultimi modelli, ma che non è un progetto in sviluppo, che stiamo già facendo, visto che c'è stata richiesta di montare la rete, quella che montiamo sui vari paracoppa, anche sul Transalp, uno dei 2 tubi di scarico che è molto vicino alle alette, per cui non sarebbe possibile mettere la rete. Già dai prossimi faremo alcune di quelle alette, sono un po' più sottili, per cui
renderemo disponibile la rete. Stiamo guardando come fare per rendere possibile l'installazione della rete anche sul Transalp. Sì. Esatto. Ok, quindi Transalp secondo me hanno cambiato solo il musetto, non credo che abbiano cambiato niente nei fianchetti e nella parte sotto. E poi c'è la Morini Escape 650, è stata aggiornata di base nella 700, che trovo molto bella, e quindi dobbiamo verificare se il nostro paracoppa va ancora bene o se è necessario cambiare qualcosa per il passaggio dalle 6,5 alla 700. Questo di sicuro. Ok, quindi Transalp, Tenere e Morini. Quelli da verificare gli aggiornamenti, sì. E, prima mi avevi chiesto su quali prodotti vogliamo andare durante l'anno, oltre che l'Africa Twin, io vorrei incominciare a lavorare sull'F900 GS di BMW. Bella moto, anche quella con un problema degli scarichi che fanno un giro assurdo, però secondo me anche quella potremmo fare, abbellirla un po' e rinforzarla un po' lì sotto. C'era Questi passata anche per la sono- testa l'idea del 1300 per un attimo, poi vedremo. Non lo so, cioè lì è tutto strano. Sì, avevo pensato anche a fare un paracoppa strano che sostituisse anche le barre nel 1300, nel GS 1300. Mi piacerebbe fare un qualcosa di super stilizzato, quello mi piacerebbe un sacco, ma è più una sfida di design che, boh, non lo so, vedremo, quello, però mi piacerebbe. Non nel 2025, No, specifichiamo. perché no? Vediamo, vediamo. Non Paolo so. e le sue sfide. Vabbè, ci sta, dai, un po'. E va bene. Ok, e oltre ai nuovi prodotti ci sono altri progetti? Io? Forse Sì. C'è qualcosa. no. E, Sì, cose tecniche, cose tipo sulla produzione, sulla gestione dei locali, così sì. allora sì, stiamo un po' facendo esperimenti, tipo abbiamo preso uno scanner 3D, stiamo facendo esperimenti che però non sappiamo che risultati che avranno sbocchi avranno. per accelerare la prototipazione. Esatto, quello che di sicuro faremo, stiamo già lavorando per velocizzare le spedizioni, sappiamo che i nostri prodotti praticamente non abbiamo nessuna lamentela a livello di qualità su prodotti, i clienti sono tutti soddisfatti, però siamo spesso lunghi con le consegne e quindi stiamo lavorando già su quello. Adesso stiamo mettendo tutto un sistema di inventario più veloce per essere sicuri che abbiamo sempre tutto pronto. Non rimaniamo senza scorte. Esatto, quindi lavoreremo sul velocizzare le consegne e una cosa che ci piacerebbe fare che in realtà secondo me abbiamo iniziato a parlarne prima che esistesse la GP Mucci, che è il discorso del blog sul sito. Ah, sì. Originariamente il sito GP Mucci, che adesso è l'e-commerce che vende, ma doveva essere una raccolta di storie e articoli di Paolo post morte dei forum. Facebook ha ucciso il mondo dei forum, Paolo era molto attivo sui forum, quindi all'inizio il sito doveva essere una raccolta di storie, poi dopo si è evoluto in questo che era nella GP Mucci, però ci piacerebbe metterci lì e andare a ripescare vecchie motociclette, raccontare le storie di vecchie special, ma anche magari parlare dei progetti, quello su cui stiamo lavorando più nel presente, fare un blog nel sito. Sì, sai anche una cosa, per esempio, in tanti mi scrivono per chiedermi pareri, tipo non sono indeciso se prendere questa moto, quest'altra, eccetera, eccetera. E essendo che noi le smontiamo tutte, io non sono di parte e non mi paga nessuna casa motociclistica e a volte sono colpito dalle caratteristiche e dalla differenza che c'è fra un modello e l'altro e in tanti mi chiedono consigli su cosa comprare, così. E anche quello potrebbe essere una roba Sì, interessante. anche su Sì, YouTube quello- forse quello, come Sì, video forse. sì, Ma sì, anche sì. tanti reel da renderli più veloci e più accessibili, ecco. Una ricerca veloce, un consiglio per chi vuole acquistare una determinata moto, una Sì. differenza tra, che ne so, una Tenere, una Transalp, quale
potrebbe essere adatta a un tipo di persona o un'altra, ecco. Sì, sì, secondo me potrebbe essere, boh, non so, potrebbe interessare. Sì, lo scopo del blog è quello di essere utili, no? Sì, non è per vendere, è più No. un... Basta, io direi... Ah, c'è altro. Vai, Pinga. Cosa volevi dire? Non so, Stava Stavi concludendo. Mi sono dimenticato. Ok, ragazzi, memoria breve. Ok, va bene. No, volevo dire una cosa, che quest'anno entro fine marzo vogliamo rimettere operativo anche Nerone e la nostra Africa Twin, e vogliamo fargli fare qualcosa, quindi correrà da qualche parte. Volevo dire che stiamo supportando 3 persone che faranno l'Italiano Motorelli, 4, e l'ultimo che si è unito al clan, e siamo contentissimi. Anche l'anno scorso lo sostenevamo, che è Ivano Giovannone. L'anno scorso correva con la Escape, adesso si è portato a casa un T7, e quindi nei prossimi giorni, se volete un paracoppa usato poco, un Thor, lo sta vendendo lui su Subito, e forse anche su Facebook in questi giorni, Anche no? su Instagram ho visto. Ecco, quello lì è Questo- 1,5 €, così Questo video un po'. rimarrà su YouTube per 20 6 anni e tutti a cercare sto coso. Vabbè. Oggi è il 15 febbraio 2025 e oggi è in vendita. Ok. Esatto. E, e vabbè, non siamo youtuber. E comunque Ivano correrà, avrà praticamente i nostri colori, e poi ci saranno le altre 2 T7, Quali sono i nostri colori? quelli della mia moto, Ah, ok. quelli di azzurro, la nostra T7. No? Io pensavo quelli del logo. No, i nostri colori sono quelli della mia T7, l'azzurrino, così. Intendo, lui avrà una copia della mia motocicletta, Ok. no? E poi vabbè, c'è Nicolò e Mick, che loro sono sempre assieme col Timboano, che abbiamo io e Ivan. E poi abbiamo questa fantastica Suzuki, fantastica, non lo so, è una cosa strana, ma faremo un video dedicato a questa Suzuki mostruosamente modificata. Mostruosamente è il termine giusto. Quindi anche questa cosa, sosteniamo un po' i ragazzi che corrono. Se avete bisogno di qualsiasi cosa e correte, Quelli simpatici. se ci siete simpatici vi possiamo aiutare, è la verità. Hai altre domande te o No, abbiamo detto tutto. chiudo te, chiudo io? E beh, una domanda che vogliamo fare Allora, a sì, coloro che ci seguono. Colorum, tu sei la più professionale lei. Allora, sì, se siete arrivati a questo punto del video, io non so se ci arriverà qualcuno, ma potete dire su YouTube, commentare ciao Mister Chiappettini, così Esatto. è lui Mister Chiappettini. È qua. Ok. Se avete proposte Così di sappiamo nomi. che qualcuno l'ha visto il Esatto. video. E poi ascolta, un'altra cosa è assolutamente consigli. Se avete consigli su cose necessarie per le moto, come migliorare e qualsiasi cosa, noi li ascoltiamo. Anche nuovi accessori, Sì. Esatto. di tutto, ecco. E basta. Quindi... Anche video brevi che vi piacerebbe vedere su Instagram, ad esempio. Sì, o cose che vorreste chiederci. Esatto. Cose che vorreste chiederci. Sì, qualsiasi domanda, proposte, richieste, idee, a noi le sentiamo, quindi, e apprezziamo un sacco. Il Thor si chiama Thor perché ce l'ha proposto un cliente, È vero. il Protection Kit è un'idea di un cliente, un amico, quindi noi siamo molto influenzati. Ciao Arminio. Ciao Arminio, noi siamo molto influenzati da quello che voi ci dite, dai feedback tantissimo, quindi niente. Tanto adesso ci sono io a leggere i messaggi, quindi li leggo subito. Esatto. Basta, salutiamo. Bene. Sì. Ciao e grazie mille. Ciao ciao. Un Ciao. piacere lavorare per voi. Ciao.